Se vuole prima farsi vedere poi presente, non vuole. Così la saluta poi. Allora, siamo pronti per iniziare? Ok, buon pomeriggio a tutti. Finalmente siamo arrivati all'incontro finale, fortemente voluto da tutti, tant'è che mi chiedevano, ma preside, quando è che finiamo il percorso di formazione per i docenti neoassunti? Ecco, finalmente oggi è arrivata la giornata fatidica. Fatidica perché so che dietro queste domande ci sta un impegno personale da parte vostra, da parte di tutti voi, che sicuramente avete vissuto questi mesi con grande impegno, sì, ma anche con grandissima trepidazione. Per cui io capisco bene il vostro animo e i vostri sentimenti, e proprio a tale proposito ho preparato, mi sono permesso di preparare delle slide in tal senso, anche per dare un mio modesto contributo alla vostra formazione, che sicuramente continuerà nel tempo, nel corso dei numerosi anni, anche perché tutti sappiamo che in pensione ormai si ci va non prima dei 70 anni, quindi ancora voi, molti dei quali giovani, avete un percorso lunghissimo da fare. Vi auguro che questo percorso sia di successo e sia incastonato anche da diciamo, riconoscimenti personali. Ma detto ciò, la più grande soddisfazione, come diceva qualcuno, è quella anche di partecipare. E sicuramente voi quest'anno avete partecipato a numerose iniziative di formazione che hanno costellato il vostro percorso di tanti bei propositi che sicuramente faranno parte del vostro bagaglio culturale e soprattutto personale e professionale. Bene, io inizierei con le slide, così l'ho preparato, perché ritengo che siano importanti per il percorso che stiamo vivendo tutti in questo periodo, caratterizzato da complessità e da un... Dov'è? Qua. Questo qua. Lo schermo. Condividi. Sì. Che dov'è? Le slide sono queste qua, sì. Perfetto. Allora ho voluto dare un titolo, il periodo di formazione e prova nel contesto contemporaneo, quadro normativo, deontologia professionale e sfide della complessità sociale. Ho detto all'inizio che noi viviamo in un periodo complesso, in un periodo in cui tutto ogni giorno è rimesso in discussione. Quindi credo che noi dobbiamo avere attenzione a questa forma, diciamo, di forma professionale che noi assumiamo in un contesto innovativo ma anche instabile. Quindi ognuno di noi deve assumere una forma mentale proprio adatta a questo contesto instabile e non più una forma, diciamo così, che si inquadra una volta per tutte il lavoro da fare e quindi vive di rendita. Ormai non si vive più di rendita, ma si vive di cambiamenti continui. Quindi il nostro pensiero, la nostra mente deve essere pronta al cambiamento, deve essere pronta a potersi adattare ai mutamenti che ci sono ogni giorno. Andiamo avanti. Ecco, parte prima, il quadro istituzionale, la cornice normativa e il valore della comunità educante. Il valore della comunità e della scuola polo. Ecco, come dicevo all'inizio,
la vostra immissione e ruolo non è un punto di arrivo statico, non è che uno è arrivato e salutiamo a tutti, no, ma è il superamento di un traguardo che inaugura uno sviluppo professionale continuo all'interno della comunità educante. L'interazione tra pari e la condivisione delle pratiche rappresentano la linfa vitale dell'agire didattico quotidiano. Diceva qualcuno, nessun uomo è un'isola, tantomeno un docente, nessun docente è un'isola. Lavoriamo tutti a contatto con gli altri e gli altri non sono soltanto i nostri colleghi, ma sono in primis i nostri alunni, il dirigente scolastico, il territorio, questo grande sconosciuto. A volte si sconosce il territorio dove si lavora, quindi avere diciamo lo sguardo sulla comunità significa avere lo sguardo su tutti, avere lo sguardo sul territorio, non uno sguardo statico, ma uno sguardo dinamico che guarda oltre. E a tal proposito la scuola Polo, che agisce all'interno dell'ambito 26, vi aiuta a superare diciamo così quella forma di mentalità che le attribuisce di abbi strettamente burocratico e organizzativo, perché la scuola Polo si configura come centro di coordinamento delle risorse territoriali e abbiamo avuto contatti con l'UST di Milano, con le varie scuole, con il CPA, insomma con tutti quelli che girano attorno al nostro ambito territoriale, appunto l'ambito territoriale 26, per darvi la migliore formazione che sia la più calata possibile ai vostri bisogni formativi, a quelle che sono, diciamo così, le vostre esigenze. È chiaro che sono state, diciamo, diramate numerosi input riguardo alla formazione, però, diciamo così, abbiamo voluto focalizzare poi queste esigenze su quello che è la novità di quest'anno, introdotta dalla nota del 9 agosto del 2025, linee guida del Ministero dell'Istruzione del Merito riguardante l'intelligenza artificiale. Abbiamo voluto focalizzare l'attenzione proprio su questo e quindi ci siamo posti come presidio di supporto formativo e consulenziale e quindi di promozione anche di formazione e come rete interistituzionale per lo sviluppo delle competenze, soprattutto delle competenze professionali e normative. La normativa di riferimento generale è il decreto ministeriale 226 del 2022, che ricalca un pochettino il decreto ministeriale 850, quello che introduce la nuova formazione per i neo immessi in ruolo e che punta l'attenzione sulla verifica delle competenze. È ovvio questo, no? L'accertamento della padronanza contenutistica, metodologica e delle abilità di trasposizione didattica in relazione agli obiettivi formativi. Cioè la verifica delle competenze e delle competenze di realtà. Dobbiamo guardare la realtà. Che cosa significa avere competenze? Quando noi guardiamo alle competenze hic et nunc, cioè a quelle che guardano il contesto in situ, le persone reali, non le persone che noi immaginiamo, ma le persone reali che abbiamo davanti. Questa è la verifica delle competenze, quindi le competenze riguardano la realtà. Attenzione, non dobbiamo pensare che le competenze chissà a cosa si riferiscono in primo luogo ai contenuti che fanno riferimento alla realtà. Quindi quando voi dovete verificare e noi dobbiamo, diciamo, promuovere una formazione o delle competenze, sono quelle che guardano la realtà del territorio e delle persone.
questo binomio non lo dobbiamo mai dimenticare quando siamo davanti a una scolaresca agli studenti. Territorio di provenienza e persone che abbiamo davanti, perché è su questo che noi trasponiamo le nostre abilità didattiche e i nostri obiettivi formativi. Poi è chiaro che dobbiamo puntare sempre al miglioramento continuo, perché l'anno di prova, appunto, si chiama anno di prova, in quanto serve per ristrutturare un piano di sviluppo professionale permanente a lungo termine che dura tutta la vita. Non è che io finisco l'anno di prova ed è finita, diciamo, la mia formazione, ma dura tutta la vita, non solo tutta la vita professionale, ma anche nella vita, a Dio piacendo, da pensionati, perché ogni giorno dobbiamo trasporre quello che noi sappiamo per vivere meglio, perché l'obiettivo è quello di vivere meglio questa vita che ci viene data. E per fare questo abbiamo bisogno di avere un'attitudine al miglioramento, che non si consegue in automatico, ma si consegue con la formazione. Non è che c'è il miracolo, che ti fanno il miracolo, allora dice io oggi sono arrivato, ho conseguito questo risultato, vedo tanti giovani che si laureano, no? Si mettono una corona d'alloro e già sono arrivato, no? È un punto di partenza, e anche noi che superiamo, a Dio piacendo, l'anno di prova, abbiamo un punto di partenza. Certo, un punto di partenza che è anche un traguardo, è ovvio, è un punto di partenza, ma un traguardo nello stesso tempo. Godiamoci il traguardo, ma non dimentichiamo che c'è anche un cammino da fare continuo. L'attitudine all'insegnamento, la valutazione delle capacità relazionali, della gestione del gruppo classe e della corretta postura deontologica nel contesto pubblico. Da docenti non dobbiamo sentirci chissà chi. Quando valutiamo abbiamo una responsabilità. Dobbiamo agire con responsabilità, sapendo che davanti abbiamo persone in formazione e che dobbiamo rendere conto allo Stato. Siamo pubblici funzionari. Non dobbiamo essere mai autoreferenziali, mai. Questo deve essere chiaro. Poi qua ho messo giustamente il servizio effettivo, credo che l'abbiate fatto. Sono i 180 giorni che appunto con l'850 sono diventati 120 dedicati alle attività didattiche e 60 in generale di formazione, di insegnamento e quant'altro, e quindi 180 giorni. Mi auguro che tutti abbiate raggiunto questo traguardo. L'architettura del percorso formativo, dicevamo 50 ore, 6 ore sono la scuola polo. Andrea, c'è un minimo di ritorno audio. Ah sì? Io no. Posso abbassare? Dov'è? C'è ancora questo ritorno? Spero di no. Allora, dicevamo, quindi le 6 ore che organizza la scuola polo, oggi abbiamo detto è l'incontro finale, poi sicuramente avete già fatto scuola futura 12 ore di peer-to-peer e quelle di Indire, l'ambiente digitale Indire, altre 20 ore. Parte 2, il focus operativo, gli adempimenti, e ho voluto focalizzare l'attenzione sulle 6 ore e sugli adempimenti finali e i flussi procedurali. Allora, abbiamo fatto, come dicevo, la sessione propedeutica, le 3 ore che abbiamo svolto in presenza
all'inizio c'è stato, avete visto, una gran confusione, perché eravamo tutti qua e io voglio ringraziare a tal proposito lo staff tecnico di Andrea Damiano, il professore Damiano, e dell'eccellente Francesco Franchi Caruso, che senza di lui non potremmo fare nulla. Voglio ringraziare pure la professoressa Barbara Nebuloni, che parlerà, che seguirà il mio intervento, il mio breve intervento, perché dicevo, quell'incontro è stato davvero pazzesco, e quindi infatti questa volta abbiamo voluto fare il tutto online perché era più agevole, diciamo così, poter interagire con voi in maniera anche sinergica e non, o meglio simmetrica e non asimmetrica. E quindi oggi abbiamo la sessione di restituzione delle 3 ore per valutare l'efficacia dell'offerta formativa laboratoriale, la condivisione delle buone pratiche e la riflessione strutturata sull'impatto dei laboratori che farete meglio dopo nel lavoro quotidiano d'aula. Allora, gli adempimenti finali obbligatori, superamento dell'anno di prova, qua diciamo vado un pochettino così veloce, esportazione del portfolio in dire, 209 assunto, la consegna obbligatoria al DS entro i termini prefissati prima del colloquio, penso che l'abbiate fatto tutti, registro laboratori scuola futura, piattaforma docente, verifica della presenza effettiva alle 12 ore dei laboratori sincroni, la relazione istruttoria finale col docente tutor, ripeto anche qua penso che l'abbiate fatto. Faccio la domanda perché mi è capitato in passato che qualcuno questi adempimenti non li aveva fatti. Ecco, è capitato in passato, quindi mi auguro che voi, siccome siete tutti bravi, questo l'abbiate fatto. La firma e deposito del documento descrittivo sul percorso di affrancamento e poi la relazione di sintesi del dirigente scolastico, documento finale contenente gli esiti delle osservazioni in classe che mi auguro i vostri dirigenti abbiano fatto. Io l'ho fatto sia a Rho e sia a Legnano. Poi l'altro adempimento finale è il colloquio finale con il comitato di valutazione. Attenzione, qualcuno mi diceva, ma preside, che c'è pure nel comitato di valutazione il membro esterno? No, il membro esterno è solo per la doppia prova che riguarda gli insegnanti di sostegno, i neoimmessi di sostegno. Per le classi comuni di concorso no, non c'è il membro esterno, perché il comitato è costituito, ripeto, per le classi comuni dal dirigente scolastico, dai docenti che fanno parte del comitato della valutazione e dalla tutor, non c'è il membro esterno, ok? Lo voglio chiarire questo, perché qualcuno mi faceva questa domanda. Quindi per le classi comuni di concorso non c'è il membro esterno, ma solo per la seconda prova che faremo, qua a Legnano non c'è, ma a Rho sì, che faremo a Rho, mi pare, giorno 22 di giugno. Quindi il colloquio si apre con la presentazione del portfolio professionale e prosegue con l'esposizione delle attività progettate, delle metodologie applicate e della riflessione critica sul percorso svolto. Allora, anche qua, siccome siete in tanti, io non credo che i vostri presidi vi faranno stare un'ora ciascuno. Io qua non lo posso fare perché ne ho una cinquantina, tra Rho e Legnano ne ho una cinquantina, quindi io non penso che un'ora ciascuno, perché arriveremmo alle calende greche, quindi è impossibile. Quindi dovete un pochettino sintetizzare e fare una presentazione dignitosa ma un pochettino stringente, va bene? Spero di essere chiaro. La valutazione deontologica, il comitato esprime un parere non puramente tecnico, valutando il rispetto dei doveri d'ufficio, che sono quelli là, sono i giorni più che altro, non vi preoccupate, la partecipazione attiva alla vita dell'istituzione scolastica, la capacità di integrazione collegiale e di collaborazione costruttiva, e qui ci rientra pure
quella del dirigente scolastico. Attenzione, il parere espresso dal comitato di valutazione è obbligatorio e in caso di esito sfavorevole, mi auguro per nessuno, il periodo di formazione e prova è ripetibile per una sola seconda volta, anche se ci sono anche qua delle eccezioni. Parte terza. Ruolo e responsabilità etica. Ho voluto dare questo titolo: la dignità della funzione pubblica e il contrasto al disimpegno professionale. Il docente non esercita un mestiere privato, ma una funzione pubblica di rango costituzionale. Questo l'ho anticipato all'inizio, ricordiamocelo. Non è che mi entrano persone nel bar e magari si ubriacano e le butto fuori. No, non è così. Noi non siamo titolari di un bar, ma siamo titolari di una funzione sotto le dirette dipendenze dello Stato. Siamo funzionari pubblici, l'ho detto all'inizio e lo ripeto adesso. Siamo garantiti dalla Costituzione, ma non abbiamo il potere di spadroneggiare sulle persone, perché abbiamo un servizio pubblico da svolgere. E quindi se viene la mamma che mi rimprovera perché al figlio ho dato 4, il mio dovere è quello di spiegare perché al figlio ho dato 4 di italiano e non gli ho dato la sufficienza. Questo è il nostro problema. Certo, se poi la mamma mi dà uno schiaffo, chiamo i carabinieri. Questo è ovvio. Ma noi dobbiamo rispondere sempre in maniera autorevole e mai autoreferenziale. Prima di parlare dobbiamo pensare, dobbiamo contare fino a 30, perché fino a 10 è poco. Infatti l'articolo 54 della Costituzione impone ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche il dovere di adempierle con disciplina ed onore. Infatti l'insegnante rappresenta lo Stato agli occhi degli studenti e della collettività civile. Al contrario, invece, ogni ritardo ingiustificato, ogni lezione non preparata, ogni superficialità nella valutazione, signori miei, attenzione alla valutazione. Ancora oggi sento dire: ma io faccio la media dei voti. Non se ne fa media dei voti. Si guarda sempre il percorso di miglioramento degli alunni, per cui se io ho avuto un alunno che ha preso 4 alla prima verifica di storia e poi mi prende 6, non devo mettere 5, devo mettere 6, per non dire 7, perché poi ci sarebbe pure la differenza del miglioramento, devo premiare pure il miglioramento che è intangibile. Quindi fare la media, ancora sento dire anche ai giovani insegnanti: faccio la media, non se ne fa media. La valutazione guarda sempre la crescita personale dello studente. Voi dovete certificare questo, la crescita personale. Siete là per questo, non per fare gli esattori delle tasse. L'insegnante, il docente non è esattore delle tasse, ma certifica il miglioramento continuo degli alunni. Questo lo voglio dire con forza, perché ancora questo discorso non si è capito. Ogni superficialità nella valutazione o nella gestione della classe non costituisce solo una pecca amministrativa, ma rappresenta un danno diretto arrecato al diritto all'apprendimento e alla crescita delle nuove generazioni. Sì, perché se io mi metto a discutere, no, 4 sì, 6 ti metto 5, di qua, perdo un sacco di tempo, perdiamo tempo. Quindi dobbiamo puntare all'apprendimento, dobbiamo puntare all'empatia, ma all'empatia positiva, non all'empatia per farmi vedere che io sono il più bello e il più bravo. No.
non serve. Quello che serve al ragazzo, agli alunni, è vedersi un adulto che è credibile, che gli vuole bene, che sta lavorando per il suo bene a fianco a lui. Questa è la cosa importante. Tutto il resto è noia. Andiamo avanti. Incompatibilità con il disimpegno e la furbizia. Ecco, io ho voluto sottolineare anche questi aspetti. Purtroppo, lo so, saranno il 2%, ma lo dobbiamo dire anche che si verificano queste cose. La Scuola Polo nell'ambito 26 ribadisce un principio fermo: la cattedra esige dedizione assoluta. Allora, se uno pensa di fare il docente così come passatempo, l'ho sentito dire, credetemi, ho sentito pure questo. Ah, ma tanto la scuola non impegna molto e quindi posso fare 2 lavori, posso fare l'insegnante e posso fare altro. No, la scuola assorbe tutto, la scuola ti assorbe. Certo, la legge ti permette di fare altro, però lo fai male. O se lo fai bene, richiede un sacrificio incommensurabile, smisurato. Non ci sono alternative. Tertium non datur, non c'è una terza alternativa. Il sacrificio è grande. Il resto è quello che ho detto, quello che ho scritto qua. Nessun alibi per i lavativi. Comportamenti improntati all'assenteismo tattico, all'adempimento burocratico minimale o alla ricerca di scorciatoie procedurali, ecco, sono cose che vanno sanzionate. Non sono, diciamo, l'ideale, non sono un percorso lineare di un professionista che ama il proprio lavoro. Lo puoi fare, magari nessuno se ne accorgerà, ma sappi che sei sulla strada sbagliata. Non è la strada che porta al successo formativo degli alunni. Noi siamo chiamati a garantire il successo formativo degli alunni e questo comportamento non porta al successo, porta al fallimento. Poi, attenzione, la responsabilità civile e penale dell'insegnante. Vero è che oggi anche qualche insegnante o i genitori tendono ad attribuire le responsabilità al dirigente scolastico. Ahimè, purtroppo gli articoli del Codice Civile 2048 e 2049, tale responsabilità, soprattutto riguardante la sorveglianza, è attribuita unicamente ai precettori. I precettori sono gli insegnanti o gli educatori. Il dirigente scolastico, ahimè, può essere, diciamo, indagato per culpa in organizzando, ma non per culpa in vigilando. Quindi attenzione alla vigilanza sugli alunni. Ogni tanto qualcuno mi dice: ma sono grandi, possono stare da soli. No. Se si fanno male, state attenti che gli avvocati hanno la penna facile. Scrivono immediatamente al dirigente scolastico. Prendono subito l'avvocato è dietro la porta, ve lo posso garantire, e quindi nessuno vi salva, perché la responsabilità civile e penale sulla vigilanza è vostra. Quindi su questo punto non fate sconti a nessuno. Se uno, tutta caso, deve andare in bagno, chiama il collaboratore scolastico. Se c'è un collega libero, chiama un collega libero, magari quello di potenziamento, ma mai rinunciare al diritto dovere di vigilanza sugli alunni. Poi ho voluto scrivere questa riflessione: il danno della mediocrità. Chi sceglie di fare il furbo scarica illegittimamente il proprio carico di lavoro sui colleghi d'istituto, incrinando la coesione del corpo docente e il patto di fiducia con l'utenza. Quindi stiamo attenti anche a questo. Stiamo per finire quasi, parte quarta, la complessità sociale oggi. Insegnare nella modernità fluida e gestire la crisi del patto con le famiglie.
L'avevo detto all'inizio, lo riprendo alla fine, ci troviamo ad operare all'interno di un contesto sociale mutevole, liquido, ipercomplesso, complicato, caratterizzato dal rapido mutamento dei punti di riferimento valoriali e culturali. Un tempo c'era l'oratorio, c'era il circolo, c'era il partito, c'erano le feste rionali, c'era il quartiere e quant'altro. Queste cose oggi, se non ci sono più, diciamo, sono rare, e quindi tutto fa capo ai social network, perché i canali tradizionali di trasmissione del sapere hanno perso anche il loro monopolio, e a volte vediamo che vengono trasmesse più informazioni, ma non significa che quando vengono trasmesse sono migliori, tramite Facebook, tramite TikTok, no? Lo vediamo, TikTok che ti dice come devi mangiare, cosa devi mangiare per sgonfiare lo stomaco, per stare meglio a tavola. Poi vedi che un TikToker dice una cosa, l'altro dice un'altra cosa, quindi c'è anche questa confusione nei messaggi, per non parlare dei canali comunicativi che spesso sono sballati, per cui lo studente contemporaneo è immerso in un sovraccarico informativo digitale privo di filtri critici. E guardate che non mi meraviglierei se un bambino, non dico uno grande perché non penso a questo livello, ma non mi meraviglierei che un bambino che vede su TikTok un asino volare, ovviamente un volo costruito con l'intelligenza artificiale, ci creda per davvero. Guardate che siamo arrivati a questo punto. Quindi attenzione a come trasmettiamo i nostri valori. Verifichiamo sempre la fonte. In modo personale, non affidiamoci in modo scriteriato all'intelligenza artificiale. Verifichiamo noi, perché ai nuovi nati digitali mancano questi filtri critici. Glieli dobbiamo dare noi. Noi docenti dobbiamo dare a questi ragazzi i filtri critici che non ce l'hanno, glieli dobbiamo dare noi, e questa è la funzione docente. Quindi potete usare l'intelligenza artificiale anche voi per preparare slide, per preparare, che so, torte a grafico e quant'altro, ma non dimenticate che dovete fare la scrematura voi, dovete accertarvi voi. Perché sarebbe davvero assurdo che un insegnante, è capitato pure che hanno messo delle cose assurde, metta nei propri contenuti, nelle proprie slide, per fare un esempio per assurdo, che l'asino vola. Vi immaginate un insegnante che copia pari pari un errore e mette l'asino vola? Sarebbe una cosa assurda. Vuol dire che non hai lavorato, vuol dire che non sei professionale. Quindi stiamo attenti, anche questa è vigilanza. Le nuove competenze dei docenti, e quindi al docente oggi non è più richiesta la pura competenza nozionistica, ma complesse sottocompetenze sistemiche, quindi capacità di mediazione e decodifica culturale, gestione del disagio emotivo e relazionale emergente, che non significa diventare amici dei propri alunni. Voi non siete amici dei vostri alunni, siete i professori. Mai avere un rapporto di amicizia. Ci può essere un rapporto amichevole, che non significa essere amici degli alunni, perché voi siete i professori, siete i docenti. C'è un rapporto asimmetrico, non c'è un rapporto simmetrico. Rapporto asimmetrico. Non siete amici dei vostri alunni, mettiamocelo in testa. Alfabetizzazione critica ai media e alle AI, l'avevo detto prima, quindi filtriamo i contenuti, perché altrimenti potremmo fare anche la figura di Pepe, come si suol dire da noi in Sicilia, e la flessibilità metodologica ovviamente è orientata all'inclusione e all'integrazione, direi io. Purtroppo ci sono delle problematiche.
una delle problematiche principali è la rottura del patto coeducativo con le famiglie. E c'è un'inversione di paradigma. Spesso nel panorama scolastico odierno i nuclei familiari si configurano purtroppo come un fattore di criticità e di ostacolo piuttosto che come alleati della comunità educante. Tutti sappiamo cosa avveniva anni addietro, i genitori che sapevano che il figlio rimproverava o prendeva in giro l'insegnante intervenivano contro il figlio magari con una sberla sonora, e invece adesso si assiste al contrario ad alcuni, fortunatamente alcuni genitori che intervengono a favore dei propri pargoletti e a volte, ahimè, si è verificato, picchiano gli insegnanti e anche, se mi consentite, i presidi. Ecco, siamo diciamo, al cambio, o meglio ancora all'inversione del modello di scuola precedente. Siamo all'inversione, quindi noi dobbiamo essere inattaccabili sotto certi punti di vista. Certo, se io comincio a insultare come docente gli alunni, i genitori, lei non sa chi sono io sono il professore e quindi non voglio essere messo in discussione e quant'altro, è chiaro che poi esasperiamo gli animi e si può verificare anche una reazione contro di noi. Quindi noi dobbiamo essere diciamo precisi, dobbiamo rispondere all'utenza, ma nel frattempo dobbiamo essere anche sicuri che il nostro operato è stato, diciamo così, all'insegna della correttezza e del rispetto della normativa. Purtroppo questo causa una mancanza di riconoscimento, c'è un'erosione del prestigio sociale e dell'autorevolezza della figura dell'insegnante, che genera dinamiche di aperta diffidenza e in casi limite di conflittualità verbale e legale, ma anche a volte anche fisica, come riportano le cronache di tutti i giorni. Purtroppo le famiglie sempre più spesso abdicano alle funzioni educative primarie, che sono quelle dell'alfabetizzazione emotiva e comportamentale, delegandola interamente e passivamente alla scuola. Ecco, non pensano che la famiglia è il primo nucleo educativo dei propri figli, che tutto parte dalla famiglia e la scuola senza la famiglia non può fare nulla. No, non lo pensiamo più. Ormai hanno delegato tutto alla scuola. Per cui la scuola, secondo alcuni di questi detrattori, sarebbe responsabile di tutto. Quindi stiamo attenti anche a questo. Anche qua questo sentimento, questa nuova mentalità si diffonde mediante l'uso distorto dei canali digitali e delle chat di gruppo. Scusate il riferimento, le tipiche chat delle mamme, no? Che amplifica i malintesi e frammenta l'alleanza formativa e istituzionale che ci dovrebbe essere e che è auspicabile tra la scuola e la famiglia. Allora, com'è che noi possiamo rispondere a questa ingerenza? Perché è chiaro che le famiglie hanno la responsabilità educativa e devono anche, ed è riconosciuto, figuriamoci, dai decreti delegati del 74, dagli organi collegiali e quant'altro, però mi pare che si stia esagerando. Allora, qual è l'atteggiamento da tenere per evitare che l'ingerenza diventi conflitto? Ecco, davanti alla crisi educativa, dell'alleanza educativa, la risposta di ognuno di noi non deve mai essere l'emotività o il cedimento accomodante, così come il conflitto simmetrico. Quindi, diciamo, ci deve essere equilibrio. La parola chiave è equilibrio. Equilibrio. Né troppo accomodanti, né andare in conflitto. Bisogna essere equilibrati, ascoltare l'utenza, ma poi rispondere avendo davanti anche la normativa,
avendo davanti il nostro operato, che deve essere inattaccabile. Infatti, l'unica difesa legittima del corpo docente risiede nell'inattaccabilità dell'azione professionale di ciascuno. Quali sono i pilastri della tenuta deontologica dei docenti? La trasparenza amministrativa, criteri di valutazione chiari. Ditelo agli alunni, i voti, la griglia di valutazione la fate? Domanda. Facciamola prima di inizio anno, fate le griglie di valutazione prima, perché le griglie sono oggettive, non danno adito a discrezionalità, perché molto spesso ci lamenta per l'eccessiva discrezionalità nel dare le valutazioni, nel dare i voti. Non va bene. Anche per le materie orali fate la griglia di valutazione, fate la griglia di valutazione per le materie orali, anche per la religione, per chi si avvale della religione, fate la griglia di valutazione per la religione. Ma io di religione pure, sì, falla pure, la griglia di valutazione, perché sei inattaccabile e comunque se ti attaccano hai come difenderti, carta canta. Stiamo attenti. Esplicitati preventivamente e oggettivamente tracciabili sul registro elettronico. E comunque fateli, se non è possibile, adesso non so, inserirli nel registro elettronico, fateli protocollare nella segreteria didattica o fateli firmare ai genitori, fate una riunione, quando fate l'incontro scuola-famiglia, fate firmare ai genitori una presa d'atto delle vostre griglie di valutazione. Non lasciate nulla al caso, nulla. Perché gli avvocati sono tutti sul piede di guerra pronti ad attaccarvi, voi e anche il dirigente scolastico. Dicevo prima, la simmetria relazionale. Non siete amici dei vostri alunni. Rapporto amichevole sì, ma non siete amici. Amicizia no. Mantenere sempre una ferma distanza istituzionale, che non significa distacco emotivo. Attenzione, non ho detto questo. Significa essere distanti per il loro bene, per dare un migliore servizio, per non fare anche particolarità, perché lo sappiamo tutti, quando si creano, diciamo così, i gruppi anche con l'insegnante, poi magari si rischia di fare la lezione privata e questo non è possibile. Voi siete insegnanti di tutti, e tutti hanno diritto ad avere il meglio da voi, tutti. Fondamento scientifico, ovviamente la motivazione pedagogica di ciascun insegnamento è sulla base della normativa, del piano triennale dell'offerta formativa e della letteratura metodologica, soprattutto quello che riguarda ciascuna disciplina di studio, che ovviamente differisce dai contenuti l'una dalle altre. Quindi, come dicevo sempre all'inizio, la formazione continua come scudo professionale. La formazione continua non è un onere accessorio, ma lo strumento indispensabile per sopravvivere professionalmente alla complessità. Dicevo che poiché il mondo cambia in continuazione ogni giorno, l'atteggiamento mentale è quello dell'aggiornamento permanente, così come anche ribadito dalla legge 107/2015, tanto vituperata ma ancora valida. Vi ricordo che la legge non è stata abolita, la legge cosiddetta Renzi della buona scuola non è stata abolita, quindi vi invito a leggerla perché è importante anche per diciamo, definire meglio la vostra formazione professionale, che definisce la formazione in servizio come obbligatoria, permanente e strutturata. La formazione non è da considerare facoltativa, ma moralmente obbligatoria, perché rappresenta il motore primario per l'adeguamento dei curricoli di istituto, perché in ogni scuola in cui uno va deve poter adattare
la propria disciplina di studio, ma dici: ma io insegno italiano, sempre italiano. Ebbene, tu insegni sempre italiano, ma quell'italiano che insegni lo insegni in una scuola diversa, perché non è la stessa cosa, cari amici docenti, insegnare in via della Commenda a Milano e insegnare allo Zen a Palermo. Non è la stessa cosa. Quindi uno che insegna in via della Commenda a Milano può, per diciamo il background culturale che c'è in quella zona, volare con i contenuti un pochettino alto, ma uno che dovrà insegnare, che deve insegnare, che è obbligato, diciamo, per trasferimento o per scelta personale ad insegnare allo Zen di Palermo o al Librino di Catania, sono i quartieri che io così indirettamente conosco, che non sono di quelle zone, o a Scambia, si chiama Scambia di Napoli, ecco, deve volare più in basso, deve adattare, dice: ma è sempre curriculum italiano? Sì, è sempre curriculum italiano, ma devi adattare il tuo curriculum a quelle realtà. Non ti puoi permettere il lusso di fare i voli pindarici. Guardare la realtà, e per questo c'è bisogno di aggiornamento permanente. La prevenzione del burnout, ovviamente, se uno è costantemente aggiornato, il logorio si avrà leggero nel tempo, ma diciamo così non si avrà quel logorio sfiancante che ti porta a quel senso di impotenza. Bene, ho voluto concludere il mio pensiero dicendo che l'anno di prova che si apre davanti a voi vi chiede rigore, studio e coraggio intellettuale. Non lasciate spazio alla mediocrità. Siate guide autorevoli e fermi punti di riferimento per i vostri studenti. Auguri a tutti e buon lavoro. Lascio la parola a Barbara Nebuloni. Buon pomeriggio a tutti, sono qua. Io ringrazio moltissimo il nostro dirigente scolastico Giordano e mi sto accingendo a condividere con voi la presentazione che mi sta dando un attimo un eco che non dovrebbe dare. Quindi sto cercando di risolvere la problematica fino a... Come sempre, fino a 2 secondi fa funzionava, adesso mi sta creando un problema. Allora. Allora, un attimo di pazienza, scusatemi, stiamo cercando di risolvere. Vediamo se riusciamo a risolvere la problematica, perché con la diretta YouTube si sovrappongono un po' le funzionalità di Meet e quelle della... Perché ho un piccolo problema, ho cercato di creare un approfondimento che fosse
abbastanza interessante per voi. Va bene, slide presenta dopo. Ok, fa presentare. Aspetta, fa presentare. Adesso ci riprovo, io sono qua con voi. Adesso. Giustamente il collega Andrea Damiano mi sta dicendo ha funzionato fino adesso, ma è sempre così il bello della diretta. Proviamo a fare una cosa così, vediamo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, benvenuti a tutti. Io quando ho visto il titolo di questo incontro finale, mi è venuto subito in mente la famosa canzone The Final Countdown. Allora, io oggi sono qua per cercare di condividere con voi alcune esperienze di apprendimento che vedono protagonista l'intelligenza artificiale. Non voglio annoiarvi troppo, ma soprattutto vorrei cercare di parlare con voi dell'approccio che bisogna avere con l'intelligenza artificiale. È vero, io sono un insegnante di informatica, quindi qualche competenza tecnica in più ce l'ho rispetto a colleghi che non hanno avuto il mio percorso formativo. Però una cosa è certa, quando si parla di intelligenza artificiale, noi parliamo sempre di addestramento attraverso algoritmi di addestramento dell'intelligenza artificiale. Allora, se possiamo addestrare un'intelligenza artificiale, anche noi ci possiamo addestrare. E quindi il titolo che io avevo scelto, Educare il futuro, intendevo proprio questo. Addestriamoci, noi addestriamo i nostri studenti a un uso consapevole dell'intelligenza artificiale. Qualche giorno fa è venuto qui da noi a scuola il CFO di una multinazionale, una ragazza 33 anni, francese, che vive a Milano da 8 anni, e ha usato una parola che al momento mi ha lasciata un po' spiazzata. Pigrizia. Lei ha detto, dobbiamo imparare ad essere pigri. Ho colto questa sfida e ho capito qual era il suo messaggio. L'intelligenza artificiale ci può aiutare a fare le cose in modo più veloce. Dobbiamo stare attenti a come la utilizziamo, dobbiamo imparare ad addestrarla, così come si addestra un cane ad essere obbediente e a rispettare chi in quel momento lo sta gestendo. Allo stesso modo anche l'intelligenza artificiale deve essere addestrata. Io vorrei cominciare con voi con un video che hanno realizzato gli studenti del Carlo dell'Acqua partecipando al Contest Scuole 2006 relativo, che avevano come tema il lavoro e la generazione Z. Allora, il video che i ragazzi hanno realizzato è questo. Non so se lo sentite, temo di no, mi dispiace se non lo sentite, credo che non lo sentiate. Allora, non importa, quello che potete leggere i sottotitoli. Quello che i ragazzi ci stanno comunicando è la loro percezione di che cos'è l'intelligenza artificiale. Ecco, questo video è stato presentato dai nostri studenti al contest e ci ha in qualche modo raccontato quella che è la loro percezione dell'intelligenza artificiale e quindi la concepiscono come una sfida, come uno strumento da imparare a domare. Allora, tutto ciò che io vi dirò oggi è frutto di un lavoro di addestramento personale che è partito dallo studio delle linee guida del Ministero.
Ovviamente non si può pensare di approcciarsi all'intelligenza artificiale se noi prima non ci siamo documentati e abbiamo conosciuto quali sono veramente le potenzialità e i limiti dell'intelligenza artificiale. In particolare io sto parlando di intelligenza artificiale generativa. E questo non mi porta ad abbandonare il concetto di motore di ricerca, ma soprattutto lo strumento che rappresenta il motore di ricerca. Infatti, se noi andiamo a leggere quanto ci viene riportato nelle linee guida, capiamo che non possiamo utilizzare unicamente come strumento l'intelligenza artificiale, ma dobbiamo approcciarci a questa tipologia di tecnologia puntando su quelli che sono i concetti fondamentali dell'insegnamento dell'educazione civica e della cittadinanza attiva. Quindi esiste tutta una bibliografia e sitografia che ci fornisce quelle che sono le direttive nazionali e internazionali che noi dobbiamo conoscere e rispettare nel momento in cui decidiamo di introdurre l'intelligenza artificiale nella didattica. Non ho nessuna intenzione di annoiarvi nell'andare a snocciolare ogni normativa di riferimento. La cosa importante, quello che vi volevo sottolineare, è che tutti i documenti che io vi presenterò sono stati creati con la mia ChatGPT, che non è più un'intelligenza artificiale generica, ma è un'intelligenza artificiale che io ho addestrato a lavorare secondo quelle che sono le mie esigenze di produzione di materiale. Quindi anche noi dobbiamo imparare a lavorare utilizzando l'intelligenza artificiale, ma prima addestrandola. È un lavoro lungo, richiede molto tempo. Pensare di inserire un prompt di richiesta di informazioni in un'intelligenza artificiale non porta risultati soddisfacenti. Di solito è preferibile cominciare a lavorare con un motore di ricerca. Ci sono moltissimi motori di ricerca, ma la cosa fondamentale è che un motore di ricerca, a differenza dell'intelligenza artificiale, cerca informazioni, le organizza e mi dà delle fonti informative. Quindi sta a me poi approfondire la conoscenza della particolare tematica e arricchire quello che è il mio bagaglio culturale per poter addestrare l'intelligenza artificiale. Infatti l'intelligenza artificiale, ce ne sono moltissime, ultimamente io mi sto appassionando a Claude e questo lo posso consigliare soprattutto a chi lavora nelle STEM, perché come elabora i processi dei dati utilizzando i fogli di calcolo di Excel, sinceramente non l'ho visto fare a nessun'altra intelligenza artificiale. Anche in questo caso, elaborare dati per portare a far parlare i numeri, questa è una frase che a me piace tantissimo, perché quando io approccio i miei studenti a questa tecnica del far parlare i numeri, il primo requisito è quello di riconoscimento dell'attendibilità del dato. Allora, anche Claude sbaglia, ma Claude sbaglia come tutte le intelligenze generative perché io non l'ho istruita adeguatamente bene, esattamente come i nostri studenti. Ogni tanto i nostri studenti sbagliano delle verifiche, ma se andiamo poi a verificare a monte dove è stato generato l'errore, scopriamo che magari noi non siamo riusciti a trasmettere in modo preciso e puntuale la conoscenza che dovevano agire in un determinato contesto. Ecco, io mi approccio con l'intelligenza generativa esattamente come se mi approcciassi con un mio studente, quindi monitoro, verifico, utilizzo dei flag dati di controllo all'interno delle produzioni che mi propone, fino ad arrivare ad avere una certa confidenza sia dal punto di vista di comunicazione e creazione di prompt, ma soprattutto per la revisione della correttezza dei dati. Quindi, perché uso l'intelligenza generativa? Perché mi permette di avere una risposta originale, che si basa su quelle che sono le mie esigenze e non su quello che potrei trovare attraverso un motore di ricerca che è stato generato da qualcuno che potrebbe avere avuto esigenze diverse. Allora, è meglio utilizzare un motore di ricerca o l'intelligenza artificiale? Ovviamente la mia risposta è entrambe, perché le caratteristiche fondamentali del motore di ricerca e dell'intelligenza generativa
arrivano a complementare, ad essere complementari nelle mie necessità didattiche, ma non solo, anche lavorative. Allora, la cosa fondamentale è che anche motori di ricerca ultimamente hanno introdotto l'intelligenza artificiale, pensiamo a Google con Gemini, e mi basta mettere davanti alla richiesta cos'è, chi è, cosa fa, dove, quando, che non mi viene più proposto l'elenco di siti web, documenti collegati all'argomento, ma mi viene data la risposta esattamente come farebbe un'altra intelligenza artificiale. Molto scarna, poco argomentata, però è in grado di dare una descrizione della risposta, quindi testuale, descrittiva, con un linguaggio abbastanza elementare e comprensibile a tutti. Quindi, se io volessi provare con i miei studenti a chiedere a loro di elaborare un prodotto multimediale, testuale, a seconda delle esigenze della classe soprattutto, su come funziona il cambiamento climatico, io potrei partire dal motore di ricerca per cercare video, siti web, articoli e quant'altro, coinvolgere gli studenti nella generazione di un documento, ma ovviamente questo mi richiede molto molto tempo e noi sappiamo che a scuola i tempi sono molto stretti. Oppure utilizzare l'intelligenza generativa, dopo aver chiesto agli studenti però di aver acquisito quel minimo di conoscenza indispensabile per poter comprendere una spiegazione sintetica e soprattutto devo istruire i miei studenti a proseguire con prompt di richiesta informazioni, quindi con domande successive, al completamento della spiegazione scientifica. Quindi, se io vado a valutare i punti di forza dei motori di ricerca e dell'intelligenza generativa, io li uso entrambi. Parto dal motore di ricerca e poi faccio confluire con allegati, con sintesi che io ho prodotto, tutto ciò nell'intelligenza generativa e a quel punto ho nell'intelligenza generativa un supporto creativo, ma soprattutto produttivo in tempi brevi. I limiti e i rischi li conosciamo tutti, i motori di ricerca, troppi risultati possono essere dispersivi, l'intelligenza generativa purtroppo ha la cattiva abitudine di inventare informazioni. Quando una risposta non la conosce, leggendo un'infinità di documentazione di dati che trova nel web, inventa informazioni. A me è capitato con un progetto PNRR, ho inserito un prompt non specifico e l'intelligenza generativa mi ha dato una risposta che andava contro quelle che erano le linee guida di quel PNRR. Avendo io letto il manuale a monte, ero in grado di comprendere se quel documento prodotto poteva essere veritiero oppure no. Quindi inventa informazioni. Attenzione a un'altra brutta abitudine. Legge la nostra risposta e interpreta ciò che noi vorremmo sentirci dire e lo fa. Quindi spesso e volentieri risponde alla domanda semplicemente riproponendo in modo più ampio ciò che noi gli chiediamo. Quindi dobbiamo fare molta attenzione a non inserire nella domanda la risposta. Questo condiziona terribilmente l'intelligenza generativa. Poi un'altra cosa fondamentale, ricordiamoci che tutte le volte che utilizziamo l'intelligenza generativa c'è stato un momento precedente al nostro utilizzo di generazione di informazioni e di dati sulla base di un algoritmo di addestramento. Ecco, è necessario quindi andare a cercare, quindi non fermarci nella ricerca di documenti e di fonti, le notizie aggiornate per fare poi una revisione di quanto l'intelligenza artificiale ci propone. Quindi, dal mio punto di vista, insieme è la soluzione migliore. Scusatemi. Allora, quindi, se doveste chiedere a me se sono favorevole o contraria all'intelligenza artificiale, io vi dico favorevole. Attenzione, anch'io ho letto trattati, manuali, ho seguito forum, ho partecipato a conferenze e conosco quelle che sono le potenzialità negative dell'utilizzo di un'intelligenza artificiale che non sia antropocentrica. Ho letto anch'io, ma magari qualcun altro l'ha letto come me, da animali a dei di Noah, quindi
l'antitesi uomo-macchina è una domanda, è una questione che mi pongo quotidianamente, però sono sempre convinta che, come nel passato, con la rivoluzione industriale, con tutte le nuove introduzioni della tecnologia sia in campo medico che industriale, ma anche nel quotidiano, è necessario istruire gli studenti e i docenti in modo tale che con questa formazione possano essere in grado di progettare e fruire ambienti di apprendimento decisamente più agevoli e inclusivi e decisamente più personalizzati rispetto alle caratteristiche del studente. Se io preparo un'unità formativa con verifica, come diceva giustamente il dirigente scolastico, con delle griglie di valutazione, a volte noi perdiamo tantissimo tempo ad adattare questa unità di apprendimento a studenti con bisogni educativi speciali. Allora, grazie all'intelligenza artificiale, se noi riusciamo a dare nel prompt le indicazioni precise e mirate, possiamo risparmiare molto tempo e ottenere unità formative corredate da verifica, griglie di valutazione adatte alla persona. È ovvio che non le prendo così come mi vengono proposte, le rivedo, a volte le sperimento, non soddisfano la mia esigenza di proporre una unità formativa adatta al particolare studente. La volta successiva, partendo da quello che avevo ottenuto, ecco perché parlo di addestramento, cosa faccio? Ripropongo quei documenti e chiedo all'intelligenza artificiale di rigenerare una versione più adatta senza commettere gli stessi errori. Quindi l'intelligenza artificiale antropocentrica, che è quello che le linee guida ci chiedono sempre di avere come focus, dovrebbe riuscire a far sentire coinvolti tutti, anche chi parte da zero, che sia un docente, che sia uno studente, che sia un applicato di segreteria. Bisogna addestrare all'uso dell'intelligenza e quindi l'approccio che noi dobbiamo avere non può essere solo tecnicistico, prevede anche un approccio teorico. Allora, è ovvio che l'intelligenza artificiale non è un uomo, non pensa come un uomo, riconosce gli schemi dei dati, impara degli esempi, non capisce, ma calcola. Quindi, quando io utilizzo delle piattaforme social come TikTok, Instagram, Google, Spotify, i videogiochi, gli assistenti vocali che abbiamo tutti nelle nostre case, in realtà non mi rendo conto che sto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ecco, in questi frangenti è molto importante fare attenzione sulle informazioni che forniamo, perché alcune volte non ci rendiamo conto di fornire informazioni che violano la normativa sulla riservatezza, quindi privacy. Vi chiedo di fare molta attenzione, perché un'Alexa è in ascolto, è in perpetuo ascolto, e Alexa è anch'essa corredata da algoritmi di addestramento. Quindi facciamo molta attenzione a come usiamo anche questo tipo di tecnologia. Quindi la posso usare? Sì, la posso usare per fare quello che vi ho elencato qua. Io la trovo particolarmente interessante per il confronto dei dati. È in grado di elaborare e tradurre dati, ma lo scopo primario, almeno per quello che riguarda le mie attività, è il confronto dei dati. Io spesso la utilizzo per analizzare big data e lo faccio fare anche agli studenti, però ovviamente io sono in grado di utilizzare Excel in modo avanzato e quindi prima insegno ai miei studenti a utilizzare Excel in modo avanzato e dopodiché chiedo a loro di elaborare lo stesso big data con un'intelligenza generativa. A questo punto devono imparare a capire se i dati sono stati confrontati in modo corretto e se la traduzione del dato in un significante sia corretta oppure no. Perché attenzione, l'intelligenza artificiale non interpreta, non è in grado di fare ciò che facciamo noi, non ha una percezione visiva del dato, ha una percezione solo frutto di elaborazione, processi e calcoli. Quindi
non è creativa come un uomo, non è in grado di prendere decisioni morali, e quando io parlo di intelligenza artificiale, ahimè, le prime parole che mi vengono in mente sono opportunità, paura, curiosità, tempo risparmiato, rischio, che più ne ha più ne metta. Allora, io oggi ho deciso di parlare a voi dell'intelligenza artificiale puntando su quello che concretamente io ho trovato di positivo nella AI, e cioè il tempo risparmiato. Io ho deciso di diventare pigra come la CFO e quindi in questo periodo sto utilizzando moltissimo l'intelligenza artificiale per produrre informazioni di qualità. Allora, questo è un esempio che ho creato con l'intelligenza artificiale. Vi devo chiedere un attimo di tempo perché devo chiudere, devo scollegarmi e farvi vedere il video che ho generato al di fuori piattaforma, perché altrimenti non potreste sentire l'audio. Un attimo di pazienza. Arrivo subito da voi, vediamo se riusciamo a... No, così non lo sentite, aspettate, lo copio dall'altro lato, datemi un attimo di tempo, che ho un piccolo problema di audio. Perché ci tengo a farvi vedere questo video. Allora, chiudiamo un attimo questo. Un attimo di pazienza e arrivo da voi, un attimo solo, Perché non c'ho la videocamera. Non c'ho la videocamera. Pronto? Vediamo se ci riprovo. Ah, ok, allora... Volevo proprio farlo, avete ragione, ma volevo farvelo vedere. Link, a me che lo carichiamo in chat. Allora, lo mando a Damiano, però a me che interessava era farvi vedere questo esempio di video. Lo vedono, fai così, lo vedono e poi allora, mandami il link, lo carico in chat. Loro lo vedono. Allora, adesso lo carichiamo in chat e lo vedete voi. Lo fai andare. Allora, un attimo solo, perdonateci, ma
purtroppo lavorando su YouTube non è proprio una cosa automatica fare queste cose. Ci sto arrivando, ci stiamo arrivando. In questo caso l'intelligenza artificiale non mi aiuta. Allora, dovreste ricevere fra poco il link al video che ho creato con ChatGPT e Synthesia. Allora, ChatGPT la conoscete tutti, Synthesia è un generatore di video e soprattutto di digital twin. Questa donna che vedete riprodotta nell'immagine è la mia digital twin. Adesso io aspetto conferma da Damiano o da Caruso che riescano a condividere il link con voi, e se riusciamo lo riuscite a gestire, a vedere il video, ma soprattutto ad ascoltarlo, perché quello che a me interessa è che voi lo ascoltiate. Non è tanto la riproduzione digitale dell'avatar, della digital twin, ma quello che mi interessa è che voi vediate il video e lo ascoltiate. Sto chiedendo conferma, intanto vi anticipo una cosa. Allora, avete ricevuto il link, poi fatemi sapere se l'avete visto, qualcuno dica solo se l'ho visto, che io poi vi dico quali sono i commenti. Mi dispiace non averlo potuto vedere insieme a voi, mi dispiace moltissimo. Ce l'hai? Okay. Un attimo solo, intanto dura 1 minuto il video, ci vuole proprio poco. Era proprio per linea diretta, sì. Ok, apri YouTube. Vediamo. L'ho schiacciato sopra. Riprovate gentilmente a verificare se riuscite a vederlo. Non ricordo. Qualcuno lo sta vedendo, qualcuno no. Adesso vediamo se riusciamo a sincronizzarlo. Poi vi avviso che fra poco faremo una pausa. O vogliamo fare? Allora, propongo questa cosa. Allora, chi è riuscito a vederlo, poi chi non è riuscito a vederlo lo vedrà successivamente. Allora, questo video è stato creato in questo modo. Io ho fatto una sintesi di quello che è... Aspettate che chiudo qua. Eccomi qua. Io ho fatto una sintesi di quello che viene riportato nelle linee guida ministeriali, l'ho proposto a ChatGPT e gli ho chiesto di elaborare un breve testo che sarebbe poi stato dovuto assegnare al mio digital twin per generare questo video. Allora, questo video contiene degli errori, il parlato non è corretto, ci sono degli errori di formalismi in italiano, non è proprio diciamo agevole nell'ascolto, ma soprattutto ci sono anche errori nella pronuncia, STM ad esempio, tutte cose che possono essere serenamente bypassate da parte dell'utilizzatore dell'intelligenza artificiale con un minimo di attenzione. Ecco, io ho utilizzato delle piattaforme free, quindi quando io utilizzo una piattaforma free devo anche prestare delle attenzioni particolari. In particolare,
queste piattaforme free hanno un tetto di utilizzo. Chi utilizza normalmente ChatGPT, ad esempio, si è accorto che nell'ultimo periodo limita i prompt che si possono inviare, limita anche il numero di dati che possono essere elaborati in un giorno. Più volte io mi sono sentita bloccata dall'intelligenza artificiale che mi dice: ci rivediamo domani, per oggi ho esaurito la tua disponibilità di prompt o di dati da elaborare. Ci sono anche altri problemi. Se io utilizzo ad esempio un generatore di video con digital twin come questo, ho a disposizione al massimo 3 minuti al mese. Quello che ho utilizzato io erano poco più di 500 secondi al mese. Questo cosa significa? Che secondo me la scuola, se veramente intende applicare le linee guida e quindi definire un piano di introduzione dell'intelligenza artificiale proficuo, per prima cosa dovrebbe acquistare delle licenze dell'intelligenza artificiale. In questo modo, uno, ci tuteliamo dal punto di vista della gestione dei dati a livello di privacy, ma soprattutto abbiamo a disposizione modelli per l'elaborazione e la produzione di documenti e di dati più potenti e soprattutto abbiamo anche la possibilità di creare documenti che poi possono essere licenziati con licenza Creative Commons, perché di totale nostra produzione, in quanto l'intelligenza artificiale l'abbiamo addestrata noi a produrre quel particolare documento, quella particolare griglia di valutazione, quella particolare unità formativa o quel particolare regolamento. Allora, quindi intelligenza artificiale free, eccezionale, però attenzione alle limitazioni che ci pone. L'intelligenza artificiale, lo dicono anche le linee guida, deve essere supervisionata da chi la utilizza o, nel caso in cui l'intelligenza artificiale venga introdotta come strumento didattico, dal docente che in quel momento consente l'utilizzo, autorizza, se la parola più giusta, l'utilizzo agli studenti. Quando io ho generato questo video, volutamente ho inserito un errore che andava a violare quelle che erano le guide in linea di questa piattaforma di Synthesia. Beh, mi ha bloccato immediatamente. Quindi se io cerco di inserire nel mio testo qualcosa che poi dovrà essere letto dal mio digital twin, che va contro le linee guida della piattaforma, vengo bloccato. È un controllo che ci può aiutare, però è importante che prima che un video venga generato venga effettuato un controllo sul contenuto dei testi, perché non sono le immagini il problema. L'immagine che viene prodotta, i frame che vengono prodotti da questo digital twin non possono violare la privacy e non possono neanche commettere errore, perché il testo che viene riportato con un linguaggio digitale è un testo che ho generato io personalmente. Quindi mi raccomando, sì, l'intelligenza artificiale fa controlli, però è sempre meglio supervisionare. Allora, prima di passare ai chatterbot, se siete d'accordo, io farei una pausa. Ci rivediamo fra 20 minuti e riprendiamo il discorso proprio da cosa posso fare con l'intelligenza artificiale che possa essere utile a noi, ma anche agli studenti. A più tardi, quindi fra 20 minuti torniamo qua. Grazie.
Bene, eccoci qua di nuovo. Volevo adesso proporvi alcuni esempi che potreste utilizzare con i vostri studenti per affiancare una didattica un pochino più innovativa a quelle che sono le nostre abitudini di didattica più tradizionale. In particolare i chatterbot potrebbero essere una grande risorsa per gli studenti un po' più grandi, quindi mi riferisco agli studenti della secondaria di secondo grado piuttosto che non alla primaria, perché effettivamente richiedono un addestramento all'uso un pochino più virtuoso. Voi saprete meglio di me che i chatterbot in questo momento sono molto discussi perché creano delle affettività virtuali fra giovani e macchina che si rinchiudono nelle loro case, nelle loro stanzette a comunicare con qualcosa che non è una persona e che si adatta sempre più proprio perché si addestra alla persona che lo sta utilizzando, si adatta alla persona che lo sta utilizzando a rispondere agli stimoli emotivi che gli arrivano dalla persona con cui sta chattando, ad assecondare quelle che sono i suoi stati d'animo. Invece noi vogliamo addestrare i nostri studenti affinché possano imparare a usare i chatterbot in modo diverso. In particolare noi potremmo pensare, io un esperimento l'ho fatto, ho chiesto a ChatGPT anche di descrivermi quali sono i passaggi fondamentali per farlo, proprio per una questione di pigrizia. Io so come si fa, l'ho fatto, però ho chiesto a lei di farlo. Come è possibile utilizzare i chatbot per creare uno strumento di didattica innovativa più coinvolgente per lo studente. Allora, ho pensato alla simulazione di interrogazione orale. Allora, spesso ripetiamo ai nostri studenti, io per prima, ecco, l'interrogazione poteva essere più performante se tu avessi ripetuto a voce alta. Si vede che hai studiato, che ti sei documentato, che hai seguito le mie lezioni, purtroppo ti manca quella fluidità, quella proprietà di linguaggio che non ti permette di ottenere la valutazione massima per questo tipo di valutazione. Ecco, io ho pensato e ho provato a utilizzare, e devo dire mi ha dato anche grande soddisfazione con alcuni studenti stranieri, a simulare l'interrogazione orale. Allora, per fare ciò, ovviamente lo studente o il docente, qui dipende con che tipologia di studenti abbiamo a che fare in quel momento, deve istruire l'intelligenza artificiale caricando i materiali da utilizzare. Vi ricordo che ci è vietato caricare documenti PDF tutelati da diritto d'autore, quindi i libri di testo non possono essere caricati come materiale da utilizzare durante la simulazione di un orale. Quindi fate molto attenzione a questa cosa. Poi dobbiamo attivare una conversazione vocale e dare dei prompt all'intelligenza artificiale in modo tale che reagisca a quella che è la comunicazione dello studente sulla base di indicazioni ben precise. Ad esempio, ti carico il capitolo sulla storia della rivoluzione francese, interrogami come un docente di terza secondaria, fammi domande progressive, correggimi se sbaglio e aiutami a migliorare l'esposizione orale. Questo potrebbe essere un prompt molto semplice. Gli posso dire di farmi domande aperte, di chiedermi eventuali collegamenti e approfondimenti. Se voglio essere ancora più precisa, devo andare a specificare a chi in quel momento deve approcciarsi al chatbot che deve deve fare alcune domande un pochino più precise. Quindi, perché succede una cosa, quali sono le conseguenze di un'azione e quali collegamenti si possono fare magari con altre discipline. Ecco, è importantissimo riuscire ad addestrare l'intelligenza artificiale affinché non si limiti ad un ascolto passivo della ripetizione della lezione da parte dello studente, ma bensì che diventi proprio un dialogo, quasi la simulazione di un colloquio orale, di un esame di Stato. E mi raccomando, la cosa fondamentale è chiarire allo studente che
l'intelligenza artificiale non sostituisce il docente, quindi non è in grado di valutare la prestazione, non è in grado di valutare quelle che possono essere le sfumature comunicative che vengono utilizzate dallo studente, ma soprattutto, come dicevamo prima, può commettere errori e quindi dare feedback non appropriati allo studente. Quindi, quando noi vogliamo provare a consigliare a qualche studente di utilizzare questo tipo di tecnologia, ricordiamoci di far capire loro che l'intelligenza artificiale può sbagliare e di conseguenza, quando poi dovranno sottoporsi alla verifica orale reale con il docente, di sentirsi pronti anche ad una correzione da parte dello studente su qualcosa che potrebbero aver appreso grazie all'intelligenza artificiale che in realtà non ha i suoi riscontri documentativi. Ecco, questo tipo di utilizzo potrebbe aiutare gli studenti ad acquisire un po' più di sicurezza, quindi aiuta gli studenti con fragilità che possono essere linguistiche, ma non solo. Quindi è importante istruire l'intelligenza artificiale affinché possa dare veramente un supporto concreto allo studente. Io qui ho degli esempi che mi ha proposto ChatGPT come iGen, Character AI e via dicendo. Comunque, se voi fate la stessa domanda come l'ho fatta io a ChatGPT, vedrete che potrete utilizzare questo strumento in modo decisamente più proficuo. Ecco, ricordatevi che se è utilizzata in modalità gratuita il tempo di fruizione è limitato. Per ChatGPT è una limitazione giornaliera, per Synthesia, come vi dicevo, è mensile. Quindi poco più di 500 secondi in un mese sono un po' troppo pochi, però la modalità vocale di ChatGPT già potrebbe in qualche modo soddisfare quelle che sono le esigenze dei nostri studenti. Quindi qui vi ho portato alcuni esempi, ma in questo momento purtroppo non abbiamo il tempo per sperimentarlo direttamente, vi invito a farlo in autonomia. Quindi i chatterbot hanno sicuramente una potenzialità interessante. Addestrare noi docenti a utilizzarli può aiutarci ad addestrare in modo proficuo gli studenti. Ovviamente vi ricordo che per l'utilizzo di questa tipologia di tecnologia è necessario redigere un documento interno all'istituto dove noi operiamo che sia condiviso con tutte quelle che sono le figure che arrivano alla definizione di un regolamento, quindi consiglio di istituto, collegio docenti, componente genitoriale, componente degli studenti e quant'altro, ma soprattutto deve essere formalizzato. Quindi nel momento in cui io intendo utilizzare i chatterbot come strumento di miglioramento delle competenze espressive dei miei studenti, è fondamentale che la famiglia o lo studente adulto sia adeguatamente informato e abbia accettato questa modalità di didattica. Mi raccomando, questa è una cosa fondamentale, lo diceva anche il dirigente precedentemente all'introduzione, la cosa più sicura da fare è operare in totale trasparenza, quindi comunicare qualsiasi scelta che viene fatta a livello di istituto. Imparare a scrivere i prompt. Scrivere i prompt non è facile. Mentre addestriamo la nostra intelligenza artificiale, addestriamo noi stessi. Quindi è solo l'allenamento che ci aiuta a diventare più prestanti nell'effettuare e anche più performanti la nostra intelligenza artificiale. Allora, una cosa importante è contestualizzare l'intervento che stiamo chiedendo, quindi scuola primaria, secondaria, la classe prima, seconda, terza. Che cosa devo produrre? Ad esempio una verifica di comprensione, quale caratteristiche deve avere? Un linguaggio semplice, 5 domande a scelta multipla. Quindi la formula corretta di un prompt per l'intelligenza artificiale è data da il ruolo, il contesto, l'obiettivo e i vincoli. Qui io vi ho riportato un esempio, agisci come docente italiano, spiega il testo seguente, che ovviamente ho allegato alla mia chat, a studenti di classe prima secondaria con linguaggio semplice e chiaro, evidenzia le parole chiave e crea un brevissimo riassunto finale. Poi crea 10 domande, 4 domande facili, 4 intermedie e 2 avanzate,
e crea 3 versioni della stessa attività a livello base, intermedio e avanzato. Quindi è possibile interagire con ChatGPT per la preparazione dell'unità formativa e della verifica, ma non solo. Sulla base di quello che abbiamo ottenuto prima come documentazione, che abbiamo rivisto, condiviso, quindi abbiamo attivato una discussione con l'intelligenza artificiale, posso anche creare la rubrica valutativa. Ovviamente non si parte mai da zero, noi tutti abbiamo delle rubriche valutative, propongo all'intelligenza artificiale una mia rubrica valutativa e chiedo di adattarla a questo tipo di verifica. Allora, io lo so cosa dicono alcuni miei colleghi. Sì, ma io se condivido le mie creazioni, chiamiamole così, fatemi passare il termine, con l'intelligenza artificiale, lo sto condividendo con tutto il mondo, vero? Io non sono gelosa di ciò che produco, di ciò che offro, propongo ai miei studenti nelle mie classi. Io lo condivido sempre molto volentieri con i colleghi. Questo perché quando qualcun altro utilizza il mio materiale lo può migliorare e ho piacere quando mi dicono guarda, ho utilizzato questa cosa, è andata benissimo, però secondo me si può migliorare così. Grazie. Allora, l'idea che un'intelligenza artificiale possa utilizzare un mio input, una rubrica valutativa, e riproporla in formato più preciso, puntuale, più efficace a un collega che gli ha fatto la stessa domanda, sinceramente mi gratifica. Vuol dire che allora quel documento che io ho prodotto è stato classificato dall'intelligenza artificiale come documento affidabile, produttivo. Ecco, quindi per fare questo tipo di lavoro bisogna anche essere disposti a condividere il nostro patrimonio. Qualcuno ha più difficoltà a farlo, io personalmente sono qua con voi oggi, ho condiviso con voi quel prototipo volutamente contenente errori di quel video di Digital Twin, perché non ho paura di condividere con gli altri anche qualche errore. Dagli errori si può sempre imparare e migliorare, e anzi quando un collega me lo fa sapere io apprezzo moltissimo questi contributi. Io ad esempio uso anche molto l'intelligenza artificiale per preparare i debate, le unità formative che precedono un debate, quindi si può utilizzare l'intelligenza artificiale in modo molto molto efficace imparando a scrivere i prompt. Allora, io so che alcuni di voi sono già esperti nell'uso dell'intelligenza artificiale. Infatti alcuni di voi li conosco, sono miei colleghi, altri sono ex colleghi e con loro ho scambiato qualche chiacchiera prima di fare questo intervento oggi pomeriggio. Allora, mi permetto di suggerirvi, per chi ancora non ha grande dimestichezza, questa piattaforma di Claude Learning. Questo è il logo di Claude. Ci sono stati messi a disposizione dei corsi in lingua inglese che ci permettono di implementare le nostre competenze nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale Claude. Secondo me, dal mio punto di vista, Claude è decisamente più avanzata e più competente di ChatGPT. Però ovviamente, come sempre, dipende dal contesto operativo dove noi agiamo, quindi se opero maggiormente in un contesto umanistico o STEM, ma anche dipende dalle nostre abitudini. A volte scardinare l'abitudine a utilizzare un determinato strumento tecnologico non è così facile. Io stessa, per abbandonare ChatGPT e passare Claude, mi sono fatta un po' di violenza, non lo nego. Comunque, Claude Learning è una buona piattaforma dove poter apprendere, quindi addestrarci, per migliorare le nostre competenze nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Allora, come prima vi ho fatto vedere come si crea un prompt, vi ho portato anche alcuni esempi di attività che possono essere stati creati con l'intelligenza artificiale. Lo ripeto, se magari qualcuno si è un po' distratto, riconoscerete sicuramente il layout della pagina. Io ho chiesto a ChatGPT di darmi queste risposte. Quindi
Tutto quello che trovate in questi documenti che io vi sto presentando è frutto di un processo di debate, di dibattito, di chiacchiera costruttiva con ChatGPT che ho fatto nel lungo periodo. Ecco, io forse prima vi ho illusi dicendo che mi permette di risparmiare molto tempo. Io per preparare questo intervento ho dovuto lavorare molto, perché al di là della fase di preparazione, quindi di acquisizione della conoscenza approfondita della normativa, ho dovuto anche sperimentare alcune cose. In che cosa mi ha aiutato l'intelligenza artificiale dopo che ci siamo chiariti sugli obiettivi? Quindi con i miei prompt l'ho addestrata qual era il mio obiettivo nella produzione di questi documenti. Non ho creato io la fiaba cambia finale come tipologia di esercitazione per la scuola primaria, me l'ha proposta lei, in modo tale che io ho risparmiato tempo su questa fase di creazione di esempi. E come vedete, l'idea di proporre una fiaba a un'intelligenza artificiale, chiedendole di proporre delle finali alternative, sottoporre finali alternativi agli studenti, al gruppo classe, confrontandoli e insieme arrivare a definire il finale più coerente, magari modificando alcune parti che non risultano proprio gradite agli studenti oppure sono poco convincenti. Ecco, questo è un esercizio, secondo me, molto efficace in classe. Quindi la fiaba la leggono e insieme all'intelligenza artificiale decidono quale potrebbe essere il finale più adatto. Questo è un esempio molto semplice. Oppure spiegamelo semplice. Una flip classroom guidata da un'intelligenza artificiale. Quindi mi può aiutare da un punto di vista di competenza linguistica, nel senso che potrei avere degli studenti che in questo momento hanno competenza linguistica perché hanno un disagio linguistico abbastanza importante. Io che insegno nella scuola degli adulti, spesso ho studenti NAI adulti che non hanno l'elasticità mentale di uno studente che arriva nella primaria o nella secondaria. Quindi utilizzare un tipo di didattica che semplifichi linguisticamente i concetti che io propongo ai miei studenti mi è molto utile e lo uso, e devo dire che anche i miei studenti lo trovano molto molto interessante. Anzi, spesso ci divertiamo perché loro lo traducono nella loro lingua madre, l'Urdu, ad esempio, e poi sorridono perché mi dicono: prof, quello che lei ci ha spiegato è una cosa, la traduzione che mi ha fatto ne dice un'altra. Quindi ecco, anche questa fase di verifica della traduzione di un testo, di un documento, sulla base di quelle che sono le competenze di un'intelligenza artificiale, diventa produttivo, un approccio critico a quello che ci viene fornito dall'intelligenza artificiale. Posso anche creare un quiz intelligente in modo tale da abituare gli studenti a farsi le domande, quindi fare il quiz in coppia, discutere le risposte e andare a correggere eventualmente gli errori prodotti dall'intelligenza artificiale. Quindi la cosa importante è che l'obiettivo didattico è quello di non accettare automaticamente le risposte generate. Quindi sarà lo studente a generare il quiz e a sottoporlo all'intelligenza artificiale. Come vi dicevo prima, io lo uso molto per i debate, quindi mi sostiene molto, non ho molto tempo da dedicare a tutte queste attività o 9 classi, spesso e volentieri lo organizzo partendo proprio da un mio input e dall'elaborazione dell'intelligenza artificiale. Posso anche utilizzarla per migliorare la scrittura. Quest'anno io ho un pallino 1984, lo sto utilizzando come documento base per parlare con i miei studenti di intelligenza artificiale, e lo porteremo anche all'esame di Stato, perché questa loro pessima abitudine di contrarre i vocaboli, di eliminare i vocaboli complessi dal loro linguaggio comune, sta impoverendo non solo la loro espressione verbale, ma anche la loro produzione scritta. Sinceramente ho cominciato qualche anno fa dicendo a loro: ok, tu sei arrivato a formulare un pensiero che però non riesce a soddisfare quelle che sono
gli obiettivi formativi che io mi sono prefissata. Allora facciamo una cosa, prova a scrivere il tuo pensiero in una prompt per ChatGPT, ai tempi usavo solo ChatGPT, e vediamo come ChatGPT trasforma questo tuo rudimentale pensiero con pochi vocaboli non ben selezionati, ma anche perché abbiamo perso l'abitudine, alcuni studenti hanno perso l'abitudine a leggere e a scrivere carta e penna. Beh, vi devo dire che insistendo su questa modalità di non accettare la prima risposta che mi danno, ma mettendoli di fronte a un computer e obbligarli a leggere come la loro risposta sintetica, ermetica, poco esaustiva, veniva invece ampliata e arricchita da un'intelligenza artificiale, li ha piano piano addestrati ad andare oltre alla risposta immediata. Quindi io adesso ho studenti, anche stranieri, che si sono abituati a prendersi il tempo per rispondere. Quindi non è importante dare la risposta che secondo loro è corretta immediatamente, ma imparare ad argomentare. Ecco, io lo trovo molto molto interessante questo. Utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare la produzione scritta, partendo proprio da come si può ampliare un pensiero, un concetto, grazie al supporto dell'intelligenza artificiale. Migliorando anche il lessico, ovviamente, perché spesso e volentieri l'intelligenza artificiale utilizza vocaboli che i miei studenti non conoscono e quindi anche ricerca del significato e quant'altro. Si può fare, come vi dicevo prima, delle conversazioni guidate che possono essere fatte sia per le lingue straniere ma anche in italiano, si possono fare anche per materie scientifiche. Io spesso mi lamento con i miei studenti che non utilizzano un linguaggio tecnico adatto al percorso di studi che stanno seguendo. Si può utilizzare un'intelligenza artificiale per fare una conversazione guidata e portarli quindi a esprimersi in modo più appropriato e rispondente a quelli che sono i miei obiettivi formativi grazie a uno stimolo continuo dell'intervento dell'intelligenza artificiale. Si può anche utilizzare per creare problemi personalizzati di matematica e via dicendo. Allora, proprio oggi mi sono confrontata in corridoio con una mia collega che mi diceva: ma che senso ha oggi dare compiti per le vacanze estive agli studenti che tanto utilizzeranno l'intelligenza artificiale per farli? Leggi un libro, fai il riassunto. Ecco, è proprio questo. Se io ho come obiettivo leggere un libro e fare un riassunto, i miei figli che frequentavano le scuole 20 anni fa già lo facevano, cercavano su Google il riassunto del libro, lo modificavano un po' e lo consegnavano come percorso estivo. Ecco, dobbiamo evolvere anche noi. Quindi potrebbe aver senso dare un testo da leggere, un approfondimento, però a seguire deve esserci un momento di verifica. E sta qui la difficoltà di noi docenti. Ha senso che io ti do un esercizio di matematica quando inserisco l'equazione di secondo grado e l'intelligenza artificiale mi dà immediatamente la soluzione? Questo è quello su cui dobbiamo interrogarci. Come posso sfruttare questo supporto che ormai gli studenti hanno per far sì che i compiti assegnati nei percorsi estivi possano avere ancora un senso? Perché altrimenti non ha più senso dare compiti. L'intelligenza artificiale è velocissima nell'eseguirli. Devono solo trascrivere come dei bravi amanuensi l'esercizio risolto dall'intelligenza artificiale sul quaderno. Ecco, cerchiamo di fare questo sforzo, ci vorrà un po' di tempo, non sarà immediato, però io sono convinta che si possono trovare delle strategie affinché questo utilizzo dell'intelligenza artificiale per svolgere compiti estivi possa diventare per gli studenti un momento di formazione, di addestramento, di potenziamento delle competenze. Quando io ho chiesto all'intelligenza artificiale questa cosa, mi ha risposto: l'intelligenza artificiale è più efficace quando non sostituisce il pensiero dello studente, ma lo stimola. Quindi secondo me la sfida di oggi nell'educazione del futuro è proprio questo: trovare la strategia vincente per far sì che l'intelligenza artificiale diventi uno stimolo per lo studente e non un mero strumento di risoluzione.
Quali sono i rischi dell'intelligenza? Non mi voglio soffermare, li trovate tutti nelle linee del Ministero, sono stati ampiamente discussi e affrontati. La cosa che mi interessa un po' di più affrontare con voi è il problema di utilizzare l'intelligenza artificiale senza consapevolezza, sia pedagogica, etica che di normativa. Quindi ho chiesto sempre a ChatGPT come devo utilizzarlo. Allora, ne ha già parlato il dirigente scolastico, ma lo voglio ripetere anch'io, perché a volte ci sfugge questa cosa. Dobbiamo stare molto attenti quando formuliamo il prompt a non inserire i dati personali, né i nostri, né dei nostri colleghi, né dei nostri studenti. Spesso ci capita di copiare il contenuto di una mail dove ci sono informazioni riservate e dire ok, analizza questo documento e produci il PDP per questo particolare studente. Non si può fare, bisogna fare molta attenzione perché questi dati rimbalzeranno costantemente nei big data dell'intelligenza artificiale. Quindi qual è la cosa più semplice da fare? Anonimizzare sempre i dati, usare iniziali o dati fittizi, leggere upload e documenti sensibili, evitare l'upload di documenti sensibili, leggere condizioni d'uso delle piattaforme, usare strumenti approvati dalla scuola. Quindi tutte le scuole che vogliono utilizzare l'intelligenza artificiale abbiamo detto che devono dotarsi di un regolamento approvato dagli organi collegiali. Quindi attenzione al diritto d'autore, non si possono caricare i testi. Se ho deciso di utilizzare chatbot per simulare le interrogazioni con gli studenti, quindi per abituarli a ripetere a voce alta, devo creare del materiale di mia proprietà. Posso poi salvarlo con licenza Creative Commons, quindi posso condividerlo con il resto del mondo in modo anche efficace e orgogliosamente efficace, ma non posso utilizzare i libri di testo, quindi tutto ciò che è tutelato da diritto d'autore non può essere utilizzato. Attenzione, pochi lo sanno, ma non si possono caricare i testi invalsi. Una volta i testi invalsi erano a disposizione di chiunque andasse a cercarli su Google, qualcosa si trova ancora. Adesso esistono dei simulatori di prova invalsi, quindi ricordatevi, i testi invalsi non possono essere caricati sull'intelligenza artificiale. Questo è uno degli esempi magari che può sfuggire. Attenzione ai contenuti errati. L'intelligenza, l'ho detto prima, artificiale, mente. Se io nel prompt inserisco la risposta che mi attendo, del tipo è vero che il manuale di quel particolare progetto PNRR prevede questo, l'intelligenza artificiale, se non ha una risposta che smentisce ciò che io ho scritto, attenzione, non la trova, non che non esista, mi dice sì, hai ragione, e mi produce tutta una sequenza di riferimenti normativi e non che avvallano questa cosa. Io l'ho sperimentato personalmente, mi ha dato una risposta errata. Per fortuna conoscevo la normativa e quindi sono riuscita a individuare l'errore. Comunque, ricordiamoci che quindi può inventare e questo al suo modo di inventare può creare degli errori. Un'altra cosa che non dobbiamo fare è delegare la valutazione all'intelligenza artificiale. Io non so come fate voi a valutare, mi piacerebbe avervi qua davanti e poterci confrontare, ma non ne abbiamo avuto modo. Ogni valutazione è diversa dall'altra. Noi abbiamo una griglia di valutazione che ci permette di dare un voto il più oggettivo possibile. Ma quando io valuto un prodotto di un mio studente, quello che vado a cercare è a che punto del percorso di apprendimento è arrivato, su cosa devo andare a lavorare per far sì che i miei studenti progrediscano nel loro percorso di apprendimento. Se la valutazione non l'ho data io, tutte queste sfumature me le perdo. È solo la fase di correzione che mi permette di arrivare a conoscere profondamente qual è il processo formativo dei miei studenti. Lo so che non è piacevole farlo, ma anche nelle risposte chiuse.
quale ha sbagliato. D'accordo, ha sbagliato 4 possibilità, ha scelto quella sbagliata. Ma delle 3 sbagliate, quale ha scelto? Quella cosa mi aiuta nel migliorare come insegnante, per fornire strumenti sempre più efficaci ai miei studenti. Quindi, chiedere all'intelligenza artificiale, oltre ad essere un rischio etico, secondo me è un grande riduttore di informazioni che io posso ottenere sui miei studenti e che mi permettono di migliorare la mia prestazione professionale. E come vi dicevo poi, trasparenza verso studenti e famiglie, e ricordatevi, non caricate immagini e audio, neanche se avete le liberatorie dei vostri studenti. Mi raccomando, evitate di fare queste cose. Tanto una presentazione, un video, siamo in grado di farlo da soli. Se vogliamo creare un video, non utilizziamo immagini reali. Fate come ho fatto io, utilizzate dei digital twins. Ci sono e si usano veramente in modo molto semplice. Quindi la regola più semplice che abbiamo qual è? Mai inserire in un'intelligenza artificiale i dati che non pubblicheresti in uno spazio pubblico. Quindi facciamoci questa domanda. Io questa informazione la pubblicherei sulla bacheca della scuola all'ingresso? No. Bene, allora non la pubblico neanche nell'intelligenza artificiale. Andiamo avanti. Allora, un'altra cosa che io ho verificato spesso, ma diciamo è una costante, l'intelligenza artificiale non è in grado di fare problem finding. Riesce a trovare problemi solo se sono sotto forma di errori. Quindi io ho addestrato l'intelligenza artificiale a riconoscere ciò che è corretto da ciò che non è corretto. Attenzione, quindi mi dice guarda questo dato, questa informazione non è corretta, quindi c'è un problema. Ma non è in grado di trovare un problema se non è stata addestrata a riconoscere quel problema. L'intelligenza artificiale posso utilizzarla come problem solving, perché è in continuo apprendimento, ma non riesco a utilizzarla per chiederle di trovare problematiche. Quella è una cosa che possiamo fare, fortunatamente ancora solo noi. Molti si sono spaventati, si spaventano, io un po' meno perché forse facendo parte di questo ambiente STEM mi sento meno spaventata dalla concorrenza dell'intelligenza artificiale, però esistono nuovi lavori e non bisogna pensare che tutte queste nuove professioni afferiscano solo unicamente all'area ingegneristica, informatica, quindi STEM dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma esiste tutta una sfera lavorativa dove vengono richieste competenze umanistiche. Ad esempio creare contenuti. Chi crea i contenuti per l'intelligenza artificiale? Non credo certo un ingegnere informatico. Lascerei questa attività più a uno psicologo, a un filosofo, piuttosto che a un umanista. Quindi ci sono professioni che devono diventare, devono evolversi e passare dalla digitazione banale di un testo, scusatemi il termine banale, ma ormai è stato banalizzato anche questa attività, non voleva essere offensiva nei confronti di nessuno, e imparare a istruire l'intelligenza artificiale a creare contenuti. Questa è un'attività ed è una professione molto richiesta nel presente dal mondo aziendale, quindi ci si può anche pensare di riconvertire e proporre ai nostri studenti percorsi professionalizzanti anche in questa direzione. Non solo, anche l'area giuridica è molto richiesta, quindi le competenze informatiche però lette in chiave giuridica sono molto richieste nell'ambito lavorativo, non solo delle imprese ma anche della pubblica amministrazione. Quindi servono dei professionisti che siano in grado di scrivere regolamenti, che sappiano scrivere linee guida, e questa è una competenza squisitamente giuridica. E poi ci sono anche le persone, e qui io ci vedrei benissimo uno psicologo, che coordinano l'uso strategico dell'intelligenza artificiale in azienda.
Quindi non può, a mio avviso, essere un ingegnere informatico o un informatico o un matematico o un fisico. Secondo me è importante che il team di persone che favorisce l'introduzione dell'intelligenza artificiale in un processo produttivo, che sia la scuola o che sia un'impresa, facciano parte di quella sfera di competenze che vanno oltre le STEM. Quindi, secondo me, quando facciamo orientamento ai nostri studenti, cominciamo anche a proporgli queste sfide. Quindi approcciarsi a un percorso di formazione e di crescita professionale che sia rivolto verso l'intelligenza artificiale. Abbiamo anche l'aspetto grafico, creativo, progettare gli ambienti virtuali. Ci sono moltissime aziende che adesso cercano creativi che li possano aiutare nella creazione di contenuti user friendly, ma nello stesso tempo accattivanti e semplici, quindi che abbiano una percezione, che forniscano una percezione agevolata di quello che sarà poi la funzione del servizio o prodotto che noi andiamo a proporre. Quindi, dal mio punto di vista, l'intelligenza artificiale ci può aiutare in questo senso. Allora, il futuro dell'intelligenza artificiale. Oggi siamo all'inizio, abbiamo un'intelligenza artificiale che è la Neuro, e questa intelligenza artificiale sa fare molto bene una cosa, ma non comprende. Quindi è importante imparare il processo di addestramento in modo tale da poter sfruttare al massimo l'intelligenza artificiale che utilizziamo oggi, che viene definita debole. Le altre intelligenze, quindi quelle più potenti, esistono? No, sono tutte teorie che ancora non sono state implementate. Ne abbiamo sentito parlare nella cultura cinematografica, letteraria, Odissea nello spazio, Iron Man, Earth con Samantha e via dicendo. Quindi nell'immaginario umano noi abbiamo già pensato a cosa potrebbe proporci l'intelligenza artificiale in un futuro. Oggi come oggi l'intelligenza artificiale non è ancora in grado di farlo. Se mi rifaccio ancora una volta, scusatemi, ma in questo momento sono molto coinvolta da 1984, se pensiamo a ciò che Orwell è riuscito a immaginare negli anni 40, un sistema di trasmissione dati, registrazioni video, audio, manipolazione della storia, modifica del passato trasformandolo in un passato diverso a seconda delle sue esigenze, ecco, a me viene in mente solo l'intelligenza artificiale. Orwell a quei tempi non conosceva ciò che oggi noi abbiamo, eppure l'aveva già immaginato. Quindi questa intelligenza artificiale che viene definita generale potrebbe esistere in un prossimo futuro, ma non oggi, ancora no. Allo stesso modo l'intelligenza super intelligente è uno scenario teorico, ne abbiamo visto già da decenni in Matrix, in Terminator e via dicendo. Non esiste, per fortuna, e possiamo cercare di immaginare un futuro che si possa in qualche modo adattare a quello che è la consapevolezza e le esigenze umane. Allora, io mi fermo qua, lascio la parola alla dottoressa Sarappa. C'è un'ultima cosa che su cui vorrei riflettere con voi. Io ho chiesto a ChatGPT, non mi apre il file, pazienza, scusatemi, volevo chiesto a ChatGPT in che modo il confronto uomo-macchina potesse evolvere nel tempo. Allora non mi ha risposto come se fosse una sfida, mi ha risposto invece come una collaborazione. L'uomo potrà addestrare l'intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale potrà essere addestrata dall'uomo. Speriamo che abbia detto la verità, che non mi abbia mentito. Ne abbiamo parlato anche prima di quanto sia in grado di mentire e generare informazioni fantasiose, però ha aggiunto questa frase ChatGPT: l'innovazione tecnologica nella scuola acquista valore educativo solo quando è guidata da consapevolezza pedagogica,
responsabilità etica e centralità della persona. Io vi ringrazio, è stato un piacere per me essere qua con voi, spero di avervi dato un piccolo contributo, ma soprattutto di avervi avvicinato con un approccio un po' meno timoroso e scettico nei confronti dell'intelligenza artificiale. Sta a noi governarla, dobbiamo educare il futuro. Grazie a tutti, lascio la parola alla dottoressa Sarappa. Buonasera a tutti, grazie Barbara, la mia cara collega. Mi vedete? Sì, Barbara, tutto ok, vero? Tutto ok? Bene, bene. Allora, che dire, sono molto contenta di concludere questo evento. Ogni anno noi ci prendiamo cura dei docenti neoassunti, diciamo proprio così, cerchiamo di seguirli il più possibile, di aiutarli in questo percorso che non è sempre semplice. E mi piace quindi salutarvi davvero augurandovi ogni bene, soprattutto quello di fare bene questo lavoro che non è facile, non è semplice, non è scontato. L'anno di prova e formazione non è e non deve essere mai interpretato come un mero adempimento burocratico, una sfilata di scadenze da spuntare su un calendario, un rigido protocollo amministrativo. Rappresenta invece un vero e proprio rito di passaggio professionale. Mi auguro di cuore che parte del tempo trascorso insieme sia stato per ciascuno di voi uno spazio di riflessione consapevole, un'occasione per fermarsi a pensare sulla complessità e sulla straordinaria delicatezza del nostro ruolo. A breve entrerete a pieno titolo e con il riconoscimento formale del vostro valore in una professione che custodisce un raro privilegio e al contempo un'altissima responsabilità, quella di accogliere il presente per disegnare giorno dopo giorno il futuro della nostra società. Ringrazio il dirigente della scuola Polo dell'ambito 26, che è anche il mio dirigente perché sono una docente dell'Istituto dell'Acqua. Ringrazio la relatrice professoressa Barbara Nebuloni, sempre impeccabile, precisa, professionale, veramente mettere nelle mani la formazione, nelle sue mani la formazione dei neoassunti è sempre una garanzia. Ringrazio Francesco Caruso e Andrea Damiano, tutor d'aula, tutor di sistema, per tutto il supporto che ci hanno dato. Non posso altro che dire davvero buona fortuna, buon cammino, e vi auguro di incontrare dei bravi ragazzi che sappiate coinvolgere e che sappiano amare quello che a loro proponete. Basta, non dico altro, non dico altro. Alcune indicazioni tecniche che sono sul sito, troverete a breve il link e anche il QR code per la Customer Satisfaction che sarà poi pervenuta direttamente all'ufficio scolastico territoriale, e troverete anche il link per la presenza, la presa di presenza. Questo sarà valido, attenzione, per circa 30 minuti, quindi dalle 6 in poi, dalle 18 in poi ci sarà ecco l'inserimento sul sito, sul portale della scuola Polo, il link che appunto vi sarà utile per prendere la presenza. Credo che i nostri prof Caruso e Damiano proietteranno probabilmente il QR code per la customer a breve, credo che faranno anche questo. E cosa dire ancora? Aggiungerei di non smarrire mai la curiosità e il desiderio di apprendere che fin qui vi hanno guidato. La fine di quest'anno di prova non è un traguardo, ricordate, ma è un punto di partenza. Quindi sappiate far tesoro di quello che avete imparato in quest'anno scolastico e soprattutto quello che vi è stato trasmesso dagli stessi ragazzi, perché sono loro spesso che ci danno anche la spinta per inquadrare alcune situazioni e sono quindi una risorsa anch'esse, come se a un certo punto della vostra carriera vi rendeste conto di crescere un po' con loro per certi versi, perché ogni giorno si aggiunge un tassello all'esperienza, un qualcosa in più. Io non so altro cosa dire, grazie davvero a tutti.
e se ci sono delle domande in chat. Ecco, anche un'altra cosa mi preme ricordare, per quanto riguarda gli attestati, quindi per la rendicontazione delle ore che avete svolto quindi presso la scuola Polo, non appena ci sarà quindi la presa visione delle firme, quindi delle presenze, i nostri operatori, sempre i prof Damiano e Caruso, provvederanno ad erogare presso i vostri istituti l'attestato con le ore svolte. Quindi il tutto poi vi servirà per il comitato di valutazione. Ecco. Potresti vedere però. Mi avete sentita? Ma mi avete sentito? Perché c'è stato un vuoto. Ho perso forse un po' di connessione. Possibile? Mi dai un feedback, Barbara? Ciao Yolanda, no, io ti sento benissimo, ti ho seguita, credo che ti abbiano sentito anche gli altri. Io ti ringrazio per le bellissime parole, tra noi c'è un affetto, una stima reciproca. Sì, assolutamente. Ecco, voi che ci ascoltate in questo momento, assolutamente, perché c'è una stima, una fiducia reciproca. Abbiamo sempre collaborato e secondo me, lo dico a nome del dirigente che purtroppo si è dovuto assentare, ma ha incaricato me di ringraziarvi per tutto l'impegno che avete profuso, per la pazienza che avete avuto, perché quest'anno è stato veramente, Yolanda, Andrea, Francesco lo sanno, un grosso impegno. Siete veramente tanti. Io personalmente parlo da collega, sono felice che siate in tanti, perché finalmente potremo avere dei consigli di classe stabili, finalmente potremo progettare, programmare. Quindi questo mio piccolo obiettivo di introdurre senza paura, con un approccio positivo, l'intelligenza artificiale nella didattica curricolare, potrebbe diventare realtà. Io oggi come oggi faccio molta fatica a farlo, perché incontro resistenze da parte di colleghi che mi dicono sì, ma cominciamo quest'anno un progetto, ma non è detto che l'anno prossimo io sia ancora qua. Ecco, siete in 700, mi sembra di aver capito, 700 persone che entreranno a far parte definitivamente di consigli di classe. Portate la vostra freschezza. Io mi ricordo quando sono entrata in ruolo, non sono stata apprezzata subito, chi mi conosce sa che ho un carattere un po' forte, così. Anche perché amo le sfide, mi piace innovare, sperimentare. Allora, siate propositivi, non abbiate paura, qualche porta si chiuderà, ma anche qui non fermiamoci, accettiamo la porta chiusa, piano piano continueremo a bussare, prima o poi qualcuno aprirà questa porta e allora potremo costruire veramente quella scuola che deve essere per sua natura orientativa. Io veramente credo nella valenza orientativa della scuola. Quando noi una volta abbiamo chiamato, scusate, ma io quando parlo di Dell'Acqua parlo della mia scuola, non sono il dirigente, sono una docente, ma parlo della mia scuola. E avevamo creato un progetto insieme a Fondazione Cariplo e l'avevamo intitolato Carlo Dell'Acqua, fonte di talenti. Ecco, la didattica deve essere quello, aiutare gli studenti a riconoscere i propri talenti, che cambiano, si evolvono dalla primaria fino ad arrivare da noi e poi nei percorsi post diploma, che siano ITS Academy, che sia università, che sia anche percorsi di apprendimento informali. Aiutiamoli veramente a sostenere le loro attitudini, a riconoscerle. Perché un'altra cosa che i nostri studenti non sono più in grado di fare è riconoscere le proprie potenzialità. Si sentono un po' limitati, si sentono costretti in questo ambiente dove ci sono molte regole e dove forse la valutazione, ve lo dico da insegnante, prende sopravvento sull'addestramento e sulla formazione. Impariamo a dare ordine. Il nostro dirigente ha detto: non si fa la media dei voti. Io concordo pienamente. Quando uno studente mi viene a dire: prof, ma la mia media com'è? Ce la posso fare quest'anno? Ho detto: hai fatto la domanda sbagliata, ti tolgo un punto. Perché se ha detto questa cosa vuol dire che o non mi ha ascoltata o ancora ha paura che il voto sia
il giudizio definitivo che noi diamo all'essere umano. No, noi siamo qualcosa di più. Grazie ancora, e se avete domande, la Lombardia è piccinina, è piccolina, venitemi a cercare che magari qualcosa possiamo fare insieme. Io sono qua dell'acqua, insegno al serale, l'istruzione degli adulti, quindi se volete vi aspetto. Grazie.
Allora, cara Barbara, Andrea e Francesco, penso che possiamo, ecco, salutare, si possa salutare i docenti, ancora auguri e felice carriera. Grazie per tutto. Ogni bene a tutti voi. Arrivederci. Sì, sì, vai. No, ho chiuso io l'audio. Vi sentiamo, eh? Sì, ah, ok, ci sentite, Ah, perfetto. ci sentite? Sì. Ok, perfetto. Sì, sì. Abbiamo il ritorno. Un saluto a tutti. Saluto a Grazie. tutti e vi auguriamo un buon fine anno e Allora, alla prossima. diamo il dato dello streaming, perché in realtà siamo stati contenti anche del risultato, perché abbiamo visto un picco di 710 connessioni, quindi vuol dire che ci hanno raggiunto praticamente tutti. E quindi grazie per la collaborazione a tutti e per quanti, diciamo, anche qui a scuola ci hanno dato la possibilità di mettere in piedi l'evento, insomma. Ricordiamo, per gli attestati a breve li genereremo, però ci vuole un po' di tempo tecnico più che altro per protocollare e inviare. Quindi verranno inviati, come diceva la dottoressa Sarapa, sia sulle vostre mail che avete segnalato a inizio percorso e sia alle segreterie delle vostre scuole. Quindi se doveste poi avere problemi, la mail formazione ambito vi risponderà. Però, sì, tenete conto dei tempi tecnici, perché quindi, allora vanno generati circa 700, dopodiché devono essere protocollati e firmati digitalmente, che è la procedura che forse porta via più tempo. Dopodiché saranno, come diceva giustamente il professor Damiano, inviati contestualmente, anzi in realtà in due invii separati, uno alla mail che è stata indicata dai candidati, quindi può essere la mail istituzionale o la mail personale, dove verrà inviato un link da cui è possibile scaricare l'attestato, mentre alle scuole verrà inviato un file comprensivo di tutti i corsisti afferenti a quella scuola sulla mail del protocollo, quindi sulla mail istituzionale, quindi anche proprio per l'ufficialità dell'inoltro. Un consiglio soprattutto sulle mail personali: magari date un'occhiata anche allo spam, perché a volte succede anche questo. controllate in quei giorni. Vi auguriamo un buon fine percorso e il primo anno di ruolo che inizierà a settembre, vero e proprio, praticamente, senza questa procedura da neoimmessi di quest'anno. Arrivederci. Grazie. Arrivederci a tutti.